Nel 2018 ho dipinto la mia prima luna con queste tonalità, poi ho smesso di utilizzarle per un motivo ben preciso, ma di recente ho deciso di riprenderle in mano e creare lei. Oggi vi spiego il perché. All'inizio sentivo il bisogno di sperimentare al massimo. Le mie prime lune erano blu, rosa, ricche di forti contrasti, ma col tempo, studiando la superficie lunare, avevo l'esigenza di usare tonalità più realistiche. Così abbandonai i colori accesi per dedicarmi a sfumature fredde e argentate. Ma poi, qualche mese fa, ho ripreso in mano il rame e il terra di Siena e ho capito che queste sfumature potevano raccontare qualcosa di nuovo. Infatti, se con la mia prima luna di queste tonalità volevo ricordare l'allunaggio del 1969, ora vorrei che le tonalità terra di Siena e rame assumessero un nuovo significato, ricordandoci il momento in cui la luna sorge all'orizzonte e assume quelle tonalità calde e vibranti. Quindi ora io direi di iniziare a dipingere. Queste nuance mi parlano di delicatezza e di rinascita, e dal modo in cui le applico sulla tela noto quanto sia cambiato il mio approccio alla pittura nel corso degli anni. Nella mia prima luna infatti ero molto cauto nel distribuire il colore. Ricordo infatti che ad ogni pennellata mi allontanavo per vedere il risultato, ero esagerato. Mi preoccupavo che ogni tonalità fosse perfettamente bilanciata. Ora invece lascio che i colori si mescolino direttamente sulla tela, creando transizioni più naturali. Guardate come le nuance si mescolano tra di loro, creando questo effetto che visto da vicino è molto contrastato, perché posso notare tutti i colori che ho utilizzato sulla tela, mentre allontanandomi i colori si amalgamano e creano un effetto unico. Oltre a questo anche la texture gioca un ruolo fondamentale, perché utilizzando il colore molto fluido va a incanalarsi in mezzo ai crateri e alle crepe che ho creato in precedenza, catturando la luce e il colore iridescente in un modo incredibile e unico. A questo punto il colore ha già preso vita, ma voglio andare a creare una maggiore profondità, quindi andrò a scaldare alcune parti e raffreddarne altre in modo da creare un equilibrio più naturale. Dopo la prima mano l'opera sembra quasi completata, ma è proprio qui che inizia il vero lavoro. Qui decido quali zone enfatizzare, quali tonalità spingere di più e dove aggiungere sottili variazioni. Questi ritocchi non devono coprire il lavoro fatto in precedenza, ma armonizzarlo. È un gioco di equilibri. A questo punto la base è definita, i colori sono armonizzati, ma la luna è ancora immersa nelle sue tonalità più calde. Devo portarla fuori dalle sfumature più intense e farla emergere dalla profondità del rame e del terra di Siena. Devo schiarirla. Sto aggiungendo velature con un colore più chiaro, non voglio coprire del tutto la base, ma andare a creare un effetto luce che dia risalto alla tridimensionalità della luna. Questa è una delle parti più delicate. Devo dosare bene la quantità di colore chiaro per non perdere la profondità che ho costruito fino a questo punto. È un equilibrio tra sottrarre e aggiungere. Ogni piccola variazione può fare la differenza. Non cerco la perfezione assoluta, ma un equilibrio, una vibrazione sottile tra luce e ombra. La luna è finita e guardandola mi rendo conto di quanto io sia cambiato nel corso degli anni. Il mio rapporto con il colore, il mio processo creativo e anche il significato che do a queste sfumature rispetto a quello che era all'inizio del mio percorso. Ritornare a queste tonalità è stata una grandissima riscoperta e credo quindi che faranno parte del mio percorso artistico d'ora in poi costantemente. Detto questo io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale per seguire altri percorsi come quello che avete appena visto. Grazie mille a tutti, ci vediamo alla prossima. Un bacio. L'arte è fatta di cicli. A volte ci allontaniamo da qualcosa solo per renderci conto che ci appartiene più di quanto pensassimo. E così, come la luna torna a mostrarsi dopo ogni fase, anche io sono tornato a queste tonalità, con uno sguardo nuovo, ma con la stessa meraviglia di allora.